Adesso mi senti? Perché prima io stavo parlando e qua si accendevano le spie. Speriamo che adesso si sente. Io vedo lampeggiare, ammiccare le luci. Comunque lascio il mio like e vado. Ecco, ora sì. Allora io non so. Sì, ora sì. E c'è problemi allo spinotto. Allora, dicevo dicevo che non so fino a che punto si sarà potuto sentire prima, ma che io da un po' di tempo a questa parte, ah, perché io vedevo qua la lucina verde, e da un po' di tempo a questa parte seguo il canale Il Decimo Toro di certo Cosmo o Cosimo, e lui si fa tanto il buonista ultra ortodosso e ha attaccato Papa Francesco per aver celebrato il culto della Pachamama. Nube, ciao San, buona live e ciao a tutti i partecipanti in chat. Ciao. Per aver celebrato il culto della Pachamama, forse era che tenevo lontano il microfono, nei giardini del Vaticano, perché secondo il Decimo Toro, Cosmo o Cosimo, non so come si chiami esattamente, Marco Cosmo, con anteriorità a un papa aveva fatto delle riforme all'interno delle strutture del Vaticano, e in pratica si sarebbero rimosse le ossa e i resti dei santi che sarebbero rimasti nelle terre del giardino del Vaticano. Quindi tutte le terre, tutta la terra dei giardini del Vaticano per il Decimo Toro, per colui che parla nei video del Decimo Toro, sarebbero terreni consacrati ai santi. Allora sarebbe stato un sacrilegio eh, fare questa cerimonia che lui reputa pagana, diabolica, nei giardini del pontificato della città della curia romana, e parla da intransigente. Poi oltretutto in un video almeno lui si è definito come non cattolico, dice di difendere la chiesa cattolica dai nemici che ha la chiesa cattolica, ma lui non si definisce cattolico né apostolico né romano. Come si spiega tutto questo? Che in pratica eh, parla della dissacrazione dei giardini del Vaticano come se lui fosse più papista del Papa. Ecco, io vorrei sapere da voi, mettetelo nei commentari o ditelo nella chat, se realmente Papa Francesco abbia dissacrato i giardini del Vaticano e la cristianità cattolica apostolica e romana celebrando il culto della Pachamama, perché sembra a me che è una questione irrisoria. Lui si preoccupa tanto
vediamo un po'. Perché prima io stavo comunque, lascio il mio like e vado. Ecco, ora sì. Allora io non so. Sì, ora sì. Purtroppo speriamo, stavo parlando e qua si accendevano le. Adesso mi senti? Perché purtroppo ho avuto problemi di audio dal minuto 4:53, cioè fino al minuto 4:53. Purtroppo è così, sono gli imprevisti della diretta. Vorrei sapere voi cosa ne pensate, se veramente è più importante se è più importante risolvere questo fatto che culti della Pachamama possano dissacrare la terra del Vaticano, o risolvere i problemi della pederastia in Vaticano. Scusate un momento che qua fa capricci il computer. Oh, io ho copiato il testo, invece vediamo un po'. eh, Vediamo un po'. Adesso mi senti? Perché prima. Adesso mi senti? Perché prima io stavo parlando e qua si accendevano le spie. Perché prima io. Adesso mi senti? Perché prima io stavo parlando e qua si accendevano le spie. Beh, vabbè, purtroppo non riesco a stabilire. Ho parlato per 11 minuti, vabbè, qua dopo metterò. Allora, secondo voi è un sacrilegio che mi è andata così questa diretta, anche mi vengono male con l'equipaggiamento che ho. È un sacrilegio per voi che Bergoglio non risolva questi problemi con queste persone fondamentaliste che dicono come lui debba celebrare e le funzioni religiose che lui debba frequentare, o piuttosto è una cosa strana che il decimo toro non si meravigli di tutta la pedopornografia che c'è nel Vaticano, perché lui dovrebbe questionare, dovrebbe questionare questo al Papa, dovrebbe questionare
il fatto che ci siano troppi crimini che sono ancora rimasti impuni. Quando è andato in Cile a fare un tour, Papa Francisco credeva realmente che la gente, quando se ne stava per ritornare all'aeroporto, lo voleva salutare. Invece stavano lì con i cartelloni a dimostrare contro la corruzione di prelati coinvolti in casi di pedopornografia. Allora lui si è fatto già oscuro in volto, ha cambiato espressione e ha detto: io non vi rispondo, non ci sono ancora le prove che siano colpevoli, capito? Non ci sono le prove che siano colpevoli. E poi, quando è andato negli stati, è ritornato a Roma, un suo segretario ha informato che il papa si scusava perché le prove c'erano. Ciao San, perché non fai un video sui viaggi nel tempo? Ci devo provare, prende tempo. Comunque una cosa è certa, che ogni viaggio è nel tempo. Pensa come Cypercat dicono che Greta venga dal futuro, ci sono le foto, cerca. Sì, ma ogni viaggio è nel tempo. Infatti tutti noi andiamo verso il futuro. Pensa, tu prova a prendere la macchina e andare nel centro, viaggerai nello spazio, ma viaggerai anche nel tempo. Vabbè che anche a rimanere fermi si viaggia nello spazio, ma i viaggi sono anche nel tempo. Qualcuno ti dice: pensa, ho fatto un viaggio a New York, ci ho impiegato 12 ore a arrivare. E io sto combattendo con il microfono e la webcamera. Sì, ok, ma io intendo viaggi di anni in avanti. Beh, purtroppo c'è gente che cade in coma e si ritrova nel futuro, cioè nel nostro presente. Per quanto concerne invece i viaggi nel tempo, io l'unica obiezione che riesco a trovare di ragionevole è che, supponiamo che in un qualche momento del futuro sia stato possibile viaggiare nel tempo, come in Terminator, come in Ritorno al futuro, come in tanti film di fantascienza che si rispettino che si viaggia nel tempo. Allora, un viaggio nel tempo influenza per forza di cose il passato, anche se magari lo avrebbero fatto non nel nostro tempo, ma nell'antichità. Gli antichi avrebbero descritto quell'oggetto che gli sarebbe apparso al loro cospetto come un qualcosa di incredibile. Invece non c'è nessuna testimonianza. E poi un'altra cosa, che se il viaggio nel tempo sarebbe stato possibile, lo avrebbero fatto in qualsiasi epoca, non necessariamente nella nostra, ma lo avrebbero fatto in tutte le epoche. E come dire, una persona viene e dice di essere venuta dal futuro ed è rimasta nel presente, e questa persona ha dei genitori oppure è stata adottata e si ha la prova che abbia più legami col presente, con il suo tempo, che non col futuro.
allora come puoi dire che questa persona viene dal futuro se c'ha più legami nel presente, capito? Vediamo che no, mi sembra, vediamo se così si sente. Ogni tanto correggo lo spinotto, cerco di, perché purtroppo mi sembra che i primi 10-16 minuti siano andati persi. E, e niente, come dire, ci ho avuto questa occasione di fare questo video. Purtroppo è venuto l'audio, è venuto pessimo, invece si vede molto bene come può permetterlo di fare questa camera, si vede abbastanza bene. Quindi, come dire, se io sono un po' scettico dei viaggi nel tempo, gli unici viaggi nel tempo che possiamo fare sono quelli che ci permette la nostra esistenza, di andare avanti nel tempo, non di tornare indietro o ma di andare avanti come il tempo ci permette, capito? E poi vediamo un po' qua, controllo i drives perché forse il microfono funziona male per quello e non so dove cercare il microfono, un, dispositivo del sistema. Va bene. E poi è interessante il discorso del viaggio nel tempo, perché si instaurerebbe anche un loop, cioè tu viaggi nel tempo oggi e vivi, magari viaggi non 20 30 200 anni fa, viaggi 2 anni fa nel tempo. Chiaramente non si sa come uno possa ritornare al presente, fa che uno non può ritornare al presente. Uno non può ritornare al presente io sto ritornando al passato con questa vecchia camera. Ma dicevo, si creerebbe un loop, nel senso, si creerebbe un loop nel un po', viene un po' storto, nel senso che tu viaggi nel passato 2 anni fa, passano i 2 anni che tu rivivi nel passato, allora a un certo punto ti ritroveresti di nuovo a dover compiere un viaggio nel tempo e ritorneresti 2 anni nel passato.
perché quello sarebbe il tuo futuro. È come dire che ti hanno bocciato un anno a scuola, tu ritorni nel passato a un anno prima, ripeti tutti gli errori, ti ribocciano un'altra volta, magari tu continui ad invecchiare e quindi che cambia? È come quelli che li bocciano andando a scuola normalmente, invece di ritornare nel tempo indietro di un anno per poi farsi bocciare di nuovo, loro vanno avanti in un tempo normale e non parallelo e li bocciano. Quindi se tu vai indietro di 2 anni, poi arrivi alla data x del viaggio nel tempo e magari ti ritrovi di nuovo dentro la macchina a viaggiare 2 anni prima. Magari per te il tempo passa, perché c'è anche da stabilire un'altra cosa. Nel film Il viaggio nel tempo il protagonista non ringiovaniva, rimaneva lui, anzi lui aveva la stessa età del padre. Se io viaggio indietro nel tempo dovrei diventare più giovane, e se viaggio prima della mia data di nascita, che divento? Sparisco? Divento un embrione? Ok, quindi è logico che se viaggio nel tempo, viaggio 3 anni fa, viaggio col corpo che ho adesso, e poi quando arrivo a vivere di nuovo tutta la sequenza di eventi, mi ritrovo di nuovo nella macchina del viaggio nel tempo e non posso retrocedere. E quindi che fa succede? Che si instaurerebbe un loop infinito e io vivrei il resto della mia vita in questo loop. Continuerei a viaggiare nel passato, a ritornare nel presente nell'istante del viaggio, a ritornare nel passato, quindi non ci avrebbe molto senso. In realtà il tempo non è una cosa meccanica. Tu lanci un bicchiere per terra, si rompe. Allora se l'hai filmato puoi mandare il film all'indietro e si ricompone il bicchiere. Se invece se se invece fai un viaggio nel tempo, sempre che si possa fare, non è che ritorni al momento in cui eh, Cypercat dice bello il loop, e infatti è così. Non è che ritorni a un tempo in cui il bicchiere stava ricomposto, tu ritorni indietro nel tempo, ritorneresti e il bicchiere continua a stare rotto. Tu ritorni al momento prima di aver fatto gli esami, ma non c'è un momento perché il tempo non è spazio tempo, vabbè, ma non è che il tempo è una dimensione fisica, è una dilatazione dello spazio, ma soprattutto il tempo per noi è un processo biologico. Quindi non è che se vai indietro nel tempo i pianeti iniziano a ruotare all'indietro come nel film di Superman, dove lui si mette a ruotare velocemente intorno alla Terra e tutte le persone, tutto si muovono al contrario. Eh, quello che possiamo fare per andare indietro nel tempo non è attraverso una macchina, attraverso un computer, attraverso un ologramma, una proiezione chissà di che tipo. Il tempo nel nostro organismo è marcato dalle nostre cellule, infatti ci abbiamo unità anagrafica ed una biologica. Ringiovanire le nostre cellule o impedire che compiano in un determinato lasso di tempo 23 o 26
riproduzioni, perché ogni 3 anni il nostro organismo cambia tutte le sue cellule, incluso quelle delle ossa, molecole, cellule. Allora ci abbiamo un numero massimo di ricambio cellulare, oltre il quale inizia il degrado, perché non siamo più in grado di cambiare le molecole delle ossa, del sangue, del cervello, di nulla. E allora lì la vecchiaia è il lento deterioro di questo processo di continua mutazione. Quando uno arriva al massimo della sua gioventù, poi c'è un livello di invecchiamento, perché le cellule iniziano a riprodursi male fino a che non si riproducono quasi per nulla, e lì si dice uno è arrivato a vivere 110 anni e poi è morto di morte naturale, di cause naturali. Ma in realtà nessuna morte è naturale. Quello che è successo è che si è infartato o ha preso un ictus. Perché? Perché il suo sistema immunitario è diventato deficiente, e perché non è stato in grado di riparare i danni che tutti abbiamo inevitabilmente nella nostra vita, nei nostri organi. E quindi quando già non riesci a riparare i danni che hai cellulari e strutturali, ecco, faccio così perché così so che funziona il microfono. Allora a quel punto in pratica dopo i 100 anni, 100 e passa di anni, vai avanti per qualche anno con le ultime molecole che sei riuscito a riprodurre. Poi vabbè, c'è chi arriva, fenomeno strano, ai 120 anni, c'è chi invece muore prima. Viaggiare nel tempo no, frenare il tempo sì, frenare il tempo del nostro invecchiamento. E come? Andando a incidere sulla riproduzione delle cellule, ritardandolo il più possibile. E questo a volte già succede. Se una persona evita gli eccessi, non ha degli stress psicofisici, non ha degli stress nel sonno, riesce a dormire bene, a fare attività fisica ma non agonistica, a mangiare equilibratamente, a non fumare, a non drogarsi, a non eccedere nell'alcol, a non consumare superalcolici ma soltanto vino rosso e ogni tanto birra, allora riuscirà a vivere il più possibile, perché bisogna prendere antiossidanti, omega, lecitina di soia, consumare poco colesterolo anche se è utile per il cervello, perché il colesterolo gli toglie salute al cervello per la sclerosi, ma gli dà massa, perché il nostro cervello non è nient'altro che una palla di grasso. Allora consumare colesterolo fa bene al cervello da un certo punto di vista, perché gli dà corpo. Invece da un altro punto di vista è cattivo, perché gli tappa le arterie. Allora un equilibrio ci vuole. Quindi io credo che il viaggio nel tempo che noi possiamo fare non è ritornare, non so, a uno a 50 anni può dire: io ho frequentato quell'istituto scolastico e quel giorno non mi ricordavo determinate cose e mi hanno bocciato. Come sarebbe stata la mia vita se invece di diventare perito ragioniere avessi passato l'esame di secondo grado del liceo scientifico? Magari mi sarei diplomato nel liceo scientifico, sarei andato nell'università subito. Allora uno si immagina che ritorni nel passato, fai gli esami di quell'anno,
ma ci sarebbe un problema. Uno diventa giovane ritornando nel passato, oppure se hai 50 anni ti trovi nell'aula che da un momento in altro nessuno ti riconosce perché dicono: ma dove sta Santen Chan? E lei scusi, lei è passato per la direzione, ma lei ha 50 anni, ma che è gli assomiglia, è lo zio di Santen Chan. E tu diresti, io direi no, sono io Santen Chan. Ma come, se ieri eri un tredicenne, un dodicenne, e adesso, ma lei è un millantatore, lei vuole usurpare l'identità di una persona, lei è venuto forse a fare gli esami al posto di Sant'Enchan, ma è un reato, e tu gli fai vedere i documenti e direbbero che sono apocrifi, magari ti arresterebbero, capito? Quindi se ritorni nel passato a 70 anni perché ti vuoi rifare la vita e dici io sono entrato nel conservatorio di musica ma poi non ho fatto più gli esami, sarei potuto diventare come Abbado, un direttore di musica d'orchestra. Allora ritorni nel passato a quando eri entrato nel conservatorio a 18 anni, ma ne hai 70. Cioè io non credo che viaggiando nel tempo uno diventi giovane, anche perché dove andrebbe l'esperienza che uno ha accumulato fino ai 70 anni? Magari sei diventato ingegnere, decidi di cambiare, dici no perché io prima di studiare ingegneria volevo diventare direttore d'orchestra, viaggi nel passato per fare che? E ti riconosceranno nel passato? È come se io viaggiassi nel passato, mi rincontrassi con me stesso però quando avevo 15 anni o addirittura quando avevo 5 anni, che reazione mi provocherebbe? E dico così perché sarebbe un paradosso: non solo provocherei una strana reazione all'altro io che avrebbe 5 o 6 anni, ma istantaneamente la reazione e le parole che direbbe l'altro me stesso che vado a trovare nel passato provocherebbe in me automaticamente dei ricordi. Quindi io mi dovrei ricordare, guardando l'altro me stesso del passato, fa che viaggio nel passato e mi rincontro con un io che ha 5 anni. Allora dal primo momento che mi guarda l'altro me di 5 anni mi dovrebbe produrre un ricordo. È come se questa webcamera vede il cellulare e il cellulare anche vede la webcamera, e quindi che succede? Succede questo, che rimane la foto nella memoria, la foto del live rimane nella memoria di questo cellulare. Quindi alla fine io, ritornando nel passato e guardandomi, genererei dei ricordi in me ai 4 anni o ai 6 anni o ai 12 anni che cambierebbero magari tutta la mia vita fino al presente, e quindi magari anche gli eventi dei miei ultimi 40-50 anni risulterebbero cambiati, dei miei ultimi 30 anni. Sarebbe questo possibile? C'è una teoria che dice che qualsiasi cosa tu fai nel passato non lo puoi cambiare viaggiando nel tempo, ed è una contraddizione. Come dire, se uno viaggiasse nel passato
e farebbe in modo che non nascesse mai l'inventore del telefono. Il telefono comunque arriverebbe a essere inventato comunque. Allora che serve viaggiare nel passato? Molti sogniamo con viaggiare nel passato per giocare i numeri del lotto che sono usciti oggi, ma può essere che se lo riusciresti a fare poi ritorni nel presente e i numeri del lotto sono altri, capito? Perché lo stesso viaggio potrebbe alterare il passato. Quindi per quante teorie uno si inventa, non è mai stato sperimentato da nessuno. Non si può sperimentare il viaggio nel passato, a meno naturalmente che tu non faccia una nuotata in una vasca piena di passato di verdura. Comunque vi ringrazio per i 3 like che avete messo e perché mi sta seguendo una persona che non so chi sia, e mi piacerebbe sapere chi è che mi segue. Comunque l'idea del viaggio nel passato sarebbe buona per adesso. Dovrò editarlo questo video quando sarà come video, perché in pratica voglio tagliare i primi minuti che sono rimasto senza audio, altrimenti poi la gente non lo guarda. Avevo iniziato parlando che io già ho visto molti video ultimamente del Decimo Toro, una persona che dice di non essere cristiana, di non essere cattolica, però parla come un ultracattolico integralista, e si è detto indignato, ha fatto molti video per il cerimoniale che ha celebrato Papa Francisco o Francesco al secolo Papa Bergoglio nei giardini del Vaticano. Ha celebrato questi rituali della Pachamama. Lui ha dichiarato, questo Decimo Toro, che c'è il computer estremamente lento, che sarebbe Marco Cosmo, che io saluto, ciao, che qualcuno, poi adesso leggo che c'è un benvenuti sul Decimo Toro, lui ha siti forum e siti internet, adesso li scopro. Documentazione di supporto sulla setta del Decimo Toro, sarebbe il credino, dice che il Decimo Toro di Mascor Cosmo, famoso processo kafkiano del Sangha Campano del Decimo Toro con annessi deliri. E allora qua il materiale Mahatma Zen, Marco Cosmo e il Decimo. Che ne pensate del Decimo Toro di Marco Cosmo? Buddismo Italia. E di sicuro parte della cerchia del Decimo Toro, perché quando nel nostro ultimo messaggio io stesso gli consigliai di fare una eventuale denuncia, allora vediamo un po'. Qua il Decimo Toro, il Sangha come sale della meditazione. Qua trovate notizie sul Toro, e lui ha detto che siccome hanno fatto gli scavi nel Vaticano dei lavori, tutte le ossa, le ossarie dei santi
terra di sepoltura sarebbe stata riversata sui giardini del Vaticano lateranensi, e quindi fare un cerimoniale a Pachamama con le statuette del padre e della madre sarebbe stato blasfemo nei confronti della religione cattolica. Non so perché ce l'ha tanto con la cultura, e non so neanche che sia questo decimo toro, ma sembra una cosa buddista il decimo toro. Poi c'è anche quest'altro qua sul decimo toro, e quindi sembra che questo maestro prima si filmava, come ho fatto vedere, ecco qua dicono questo. Ecco, lo metto in chat. È un personaggio singolare. Mahatma e il suo Sangha sono giustamente molto preoccupati delle implicazioni che il materiale raccolto su di lui e la sua doppia vita possa avere sulla sua carriera accademica. Su questo blog non c'è nulla che si riferisca direttamente alla vera identità del Mahatma, né tantomeno alla sua affiliazione con l'istituzione dove egli lavora. Il problema del Mahatma è che vuole condurre una doppia vita ed evitare che queste due entrino in collisione. La sua paura del però lavoro con i bambini, questo non si vuole capire, è un problema suo che si è creato lui e di cui si dovrà prima o poi prendere la completa responsabilità. Quello dell'educazione dei bambini è un argomento molto delicato. I bambini in giovane età hanno un cervello estremamente permeabile che di conseguenza li rende estremamente influenzabili. Come ti sentiresti tu genitore che scopristi che il maestro elementare di tuo figlio o tua figlia fosse uno stalker, un permaloso? E qua dice, lo dice questo sito, e rosso, capo di una psicosetta, un ipocrita vendicativo, un vecchio omofobo. Forse non tutti accetterebbero di buon grado queste informazioni. Di questi tempi, dove gli strumenti di comunicazione pare non abbiano più limiti, è estremamente difficile mantenere separate due cose così diverse e contrastanti identità. Al momento non è intenzione di questo blog di forzare la mano in alcun modo riguardo alla divulgazione del materiale riguardante Mahatma a potenziali diretti interessati, per cui rimarrà lasciato al fato il destino di suddetta documentazione. Tutto ciò potrebbe sempre cambiare. Qui al lato un esempio delle tante maschere indossate dal grasso ego del Mahatma, in particolare quella de Ermeio psicologo. Dal momento del raggiungimento della sua illuminazione, Mahatma automaticamente ha acquistato virtù e caratteristiche che eguagliano i superpoteri degni di un cartone animato o un film di fantascienza. Mahatma allora intuisce, decifra, interpreta, spiega, intuisce, commenta, declama, delucida. In realtà, con le sue velleitarietà velleitarie interpretazioni selvagge, il suo abuso psicologico assume la forma della denigrazione, del discredito dello sfortunato studente di turno,
Fortunatamente però ci sono veri professionisti che aiutano a metterlo al suo posto. Eh, e qua qualcuno risponde: ciao Antonio e benvenuto. Punto primo. Ah, perché Antonio anonimo. Io mi sto interessando a questo personaggio contraddittorio che fa il buddista e il cattolico contemporaneamente e non mi convince molto. Mi sembra un caposetta. La mia è un'indagine sul soggetto che parla come Carlo Verdone. Non seguo la sua religione, non mi interessa, ma vorrei capire quanto è pericoloso e quanto circonveisce le persone più deboli mentalmente con problemi personali. Salute. Buddismo Italia che dice di Marco Cosmo o Cosimo. Che ne pensate del decimo toro di Marco Cosmo? Che voi sappiate, costui è un maestro qualificato. Questo è il suo canale. Marco Cosmo è eccezionale, condivido appieno quello che dice della Soka Gakkai. Sono stato ad una riunione della Soka e l'ho trovata poco interessante, forse ridicola, tristemente penosa. Vabbè, ma la Soka Gakkai è una scuola del buddismo, non è tutto il buddismo. Un altro dice Marco Cosmo detto Mahatma e asterischi su segnalazione esterna. Il post è stato moderato. Dopo aver letto il post di Mirko sono andato a vedermi i video di Mahatma Zen dove parla di Nichiren. Ho trovato un lessico colorito che richiede senso dell'umorismo per essere apprezzato, ma solo critiche fondate, condivisibili o meno. Mm, per prima cosa il blog dove si parla del maestro in questione non è il mio. La filippica che gli ha rivolto non mi riguarda e non mi tocca. Secondo, poi sta facendo esattamente la stessa cosa di cui accusa il blogger. Non ti sembra un pochino contraddittorio e ipocrita? La realtà è che questo tuo maestro ha avuto le palle ottagonali, come dici tu, di intervenire in un suo commento per vabbè, ho cancellato dietro minaccia di querela da parte di Shimotoro il link del precedente post al blog che diffamerebbe il soggetto della discussione. Premesso che non ho perso tempo né a indagare chi sia la persona in questione né a leggere i contenuti dei blog, lessi qualche altro post qui e là, ma nello specifico questo, anche perché sono alquanto impegnato al momento, ma non nello specifico questo, non posso tuttavia non mostrare il mio disappunto per l'accaduto. Infatti non per una ma per due volte ho cancellato i link al blog ipoteticamente diffamatorio su segnalazione di Pino Rossi qui e per email privata. Pino Rossi è di sicuro parte del cerchio del decimo toro, perché quando nel nostro ultimo messaggio vabbè, parlano tutti del decimo toro, ne ho parlato anch'io. D'altra parte caro decimo toro, io ti seguo da un po' di tempo. Ho notato che hai una caratteristica strana. Tu molti fanno le live e le cancellano, tu invece carichi dei video, permetti di commentarli per un po' di tempo e poi cancelli la possibilità di commentare i video. E questo non me lo spiego. Cioè io metto dei commentari nei tuoi video quando c'è l'opportunità di commentare, poi all'improvviso i commenti sono proibiti in questo sotto questo video. Non rispondi non mi rispondi ai miei commentari. Quindi se qualcuno che conosce il decimo toro Marco Cosmo o chiunque porti questo nome Marco Cosmo, gli dica di chiedergli, magari io te lo chiedo a te Marco Cosmo, se per caso guarderai questo video,
il cui oggetto della discussione non sei tu. Lo faccio perché ho opportunità di farlo questo video, ma perché prima permetti di commentare i tuoi video e poi cancelli i commentari e blocchi i commentari, e poi perché non mi rispondi mai? Io ho sempre visto i tuoi video e adesso devo cercare informazioni. You Kim Tran, hello, how are you? I'm fine, thank you. And you, how are you? Bu Kim Tran. Quindi io vorrei sapere cosa ne pensate voi, cari amiche e cari amici. Ok, fine. Cosa ne pensate, cari amiche e cari amici, del decimo toro? Se avete mai visto i suoi video, i video di Marco Cosmo, in arte il decimo toro, in arte in parte il Mahatma Zen, Mahatma Zen. Cosa ne pensate quindi del decimo toro, che nel passato faceva vedere la sua faccia? eh, c'è anche in Facebook. Mahatma Zen, Marco Cosmo e il decimo toro. Chi è Marco Cosmo? Niente, dice lui, io sono un semplicissimo maestro elementare pieno di acciacchi, con la barba bianca, eppure posso donare la mia esperienza di vita, e questo può rendere felici gli altri, e si instaura un meccanismo a catena. E chi ho da esse so Mahatma, lui è magnanimo e dona la sua preziosa esperienza di vita, e questo li rende felici. Decimo toro, chi è veramente Mahatma? A questa domanda è possibile rispondere con una sua singola frase: il mio insegnamento riguarda l'agire, si riassume in questi riguardo l'agire si riassume in questi termini: fa che il tuo esempio preceda la parola. A parole infatti so buoni tutti, ma il Mahatma è senza dubbio il meglio. Ecco qua, vi lascio quest'altro link. Sembra una specie di Rainish italiano. Bur Kim Tran, I'm from Rome, Italy. And you, where are you from? I suppose you are from Vietnam, but I'd like to know from what city of Vietnam. Quindi, come vedete, vi ho lasciato tanti link sul decimo toro. Poi dovrò fare dettagli a questo video, perché insomma è venuto muto all'inizio il video, capito? È venuto muto e quindi non si è ascoltato nulla per parecchio tempo, molto tempo. E poi ho iniziato a fare questa live che ne avevo. Adesso per fortuna si sente. Ho fatto questa live perché ne avevo occasione, ma il titolo sarà generico, sarà generico. Adesso però vi lascio, perché ho fatto un'ora, della quale forse 15-18 minuti senza audio. Lo so che siete in 3 persone a seguirmi. I'm from Italy, Bru Kim Tran. Where are you from? Vietnam? What city is your city? I'm from Rome. Allora,
c'ho 4 like, va bene così. Non voglio adesso avere problemi a chiudere il video. Poi voglio dire 21:16. Non voglio forzare la mano al microfono e alla telecamera. E quindi vi ringrazio di avermi seguito fin qui. Adesso siete in uno e quindi è il momento giusto per tagliare. Mi raccomando, io ho parlato di temi a caso perché avevo l'opportunità di fare questa live. Commentate sotto il video, comment this video, dategli like, dislike e condividetelo. Primo, affinché anche altri possano commentare questo video e condividerlo. Quindi condividetelo per WhatsApp, per Telegram, per Instagram, per Facebook, contatti di YouTube, come volete. Guardatelo a casa di amici, parenti, familiari, nel luogo di lavoro, nella palestra, nella scuola, dal cellulare, dallo smart TV, dalla PlayStation, dal tablet. E poi per aiutarmi a me, per aiutare il canale a espandersi. Quindi mi raccomando, commentate questo video, dategli like o dislike, si accettano commentari civili, critiche civili, e poi commentate, dategli like o dislike, mettetelo fra i favoriti e nella lista di riproduzione dei favoriti, e condividete anche affinché anche altri, se possono, lo commentino, gli diano like, dislike, lo condividano, lo mettano fra i favoriti, così mi aiuterete moltissimo a fare anche altri video. E quindi io metterò poi dei video a fine riproduzione di questo video, fra quelli suggeriti che appaiono in alto qua durante il video. A fine di riproduzione ci saranno delle cartelle, ce ne saranno 3 perché questo video è 4/3. Vi ringrazio di tutto. Adesso veramente taglio, passo e chiudo. Sono contento di aver potuto fare questo video, spero vi piaccia. L'ho fatto perché ne avevo occasione, non per altre ragioni. Ciao, un abbraccio a tutti,